Bentornati, sgazzoni, amici carissimi e appassionati di motorsport. Oggi tappa importante perché ci sarà la quarta tappa del campionato Racing Italy. Oggi saremo ad Imola, quindi serata importantissima. Io questa pista l'ho sempre adorata vecchio e mi ci sono sempre ritrovato benissimo. Spero vivamente di fare, insomma, una buona figura, nonostante chi mi segue benissimo non è stato proprio un inizio campionato partito alla grande, anzi, tutt'altro. Allora, io penso che ormai le regole del campionato le sapete, no? Si parte con una prova libera di, eccolo qua, partito del server di 30 minuti, che non è tanto prova libera perché fondamentalmente sarà abbastanza importante perché decreterà quando si potrà entrare in pista o no, di quale scaglione partecipare. Allora, prendiamo la nostra S40 Racing numero 3. E... Bio... Non ci credo che Bio non ha fatto il tempo. Vedo un po' laggante però, eh? Vai Ale, tirami. Bene. È veramente incredibile quanto si guadagna se si fa una buona chicane. Mamma mia. E niente, come al solito, bisogna partire in metà classifica. Mannaggia. Adesso ero assolutamente sovrappensiero, l'ho messa perfettamente. Ma sembra che c'è anche meno grip, eh?
Come faccio a stare sopra? Ah, sto perdendo. In accelerazione. Sembra come se a fine sessione ci sia meno grip. Quindi il tempo bisogna farlo il prima possibile. Allora. Scusami, 7 decimi nel... Ah no, io sono più veloce. E infatti ho fatto il best. Quindi sono più veloce nel primo settore. Stranissimo, eh. Non l'avrei mai detto. A me piace partire all'interno. Pronti. Tanto cavolo, è partito bene via. Però infatti ho più spunto adesso. Strano in mano mi sta davanti. Tanto succedono casini dietro. Cerchiamo di rimanere con il gruppo. Guiducci fa un errorino. Vediamo se riusciamo a approfittarcene. Però la buona scattacca forte. Era impossibile schivarlo. Era impossibile. Mi spiace. Era 90 gradi davanti a me, che potevo fare? Non potevo frenare. Quanto hai frenato presto, Manuel? Mamma mia, ragazzi, ho fatto perdere un sacco. Polentina, conviene prendere quello perché ti fa ballare un po' la macchina. Il freno è un po' strano, Il freno è un po' strano.
Mannaggia. Quello che non devo fare è fare questi errori stupidi. Tanto sotto sterzo. Non aspettavo di essere così tanto in difficoltà. Tempi super alti. Com'è possibile? Non è possibile una cosa del genere. Non può entrare all'interno e essere più veloce di me. Vabbè, ma io non capisco cosa succede a questa macchina in gara. In qualifica va più o meno tutto bene, guarda. Non tiene più. Completamente impazzita. Mannaggia, oh. Oh, l'ha messa su due ruote tanto più veloce di me. E che cavolo. Guarda, mi montano tutti sopra. Si ripete la stessa storia. Lancieri, ricominciamo con le toccatine. Chiudi la porta. Poi mi infastidiscono sempre. Non ce la fanno stare Bonini.
Perché mi vanno via? Perché mi vanno via? Ho fatto besta nel primo settore, ma... Quanto cavolo girano veloci? Oh! Ho fatto un buon tempo. Quanto pattinamento in uscita. Pesa il fatto che non ho fatto le simulazioni di gara. Niente, sto facendo dei bei tempi, quasi la qualifica, ma ne vanno via. Troppo teso. Ma 4 decimi sopra? Non è possibile una cosa del genere. Questi due ragazzi sembra che ce li ho sotto mano adesso. Mi stanno battegliando. Io potrei approfittarmene. Certo, una posizione imbarazzante, no. Nonostante sono in gara, comunque non riesco a andargli sotto.
Che fa? Dai! Era in un'occasione d'oro per sorpassare. Non è mai successa una cosa del genere, che andavo in largo in quel modo. Ripeto, in gara succede qualcosa di strano su questa macchina. Andiamo a rifarci sotto. Mancano 3 minuti. Penso che più di così non si potrà fare per questa gara, purtroppo. Due decimini abbiamo tirate giù. Magari mi vanno via. O si spingono a vicenda. Un gioco di squadra. Male stavolta e niente, non riesco a ribeccarli. Le gomme non sono neanche tanto usurate, però c'è gente che mangia tanto di più le gomme e gira più forte. Mi chiedo quale sia il segreto per utilizzare questo grip fisico della gomma. O troppo corto o troppo lungo, mai una via di mezzo.
Sarà che sto chiedendo troppo alla macchina, non lo so. Eppure mi sembra che sto facendo tutto giusto. Ma che well done. Sono neanche stimolato a fare le sgassate perché è veramente una prestazione deludente questa. Troppi errorini. Eppure fondamentalmente non c'è tanta differenza sul giro. Vabbè che negli ultimi giri stavo sul 50 alto, però si partirà nelle prime posizioni. Quindi l'obiettivo è non fare zero errori. A costo di andare leggermente più non devo fare errori e possibilmente scappare via con chi ho davanti, ovvero Fanelli. France, oh, quanto la vedo brutta. Si parte quarti? No! Maledetti bug di... Mi prendi per il... C'è una bottarella così! Rompo il motore? No, vabbè, raga. Io non ci posso credere. La seconda volta che succede una sfiga incredibile. Ma poi com'è possibile? Con una bottarella si rompe il motore. Una bottarella, è stata stupida la bottarella. Avevo praticamente la P1 a portata di mano, era facilissimo. Sì, c'è stato un contattino con Francesco, però questo simulatore è veramente esagerato. È esagerato. Ci abbiamo fatto così, cosa ha fatto? Esplosione. Come se ci fosse stata un'esplosione. Dai, non è possibile perdere le gare così, non è possibile perdere le gare così. Per dei bug del cavolo. O mi fanno fuori, o si spegne il volante, o i bug di Resum. Io non so. Dopo come fai a rimanere calmo e dire voglio rimanere su questo simulatore? Non puoi. Non puoi rimanere calmo perché ci sono alcune cose che ti fanno dire basta. Anelli prima, però scommetto che la giuria avrà qualcosa da ridire.
Ma tanto, cioè, anche se, per dire, per assurdo, squalificassero Fanelli, a me cosa... Cioè, io ho perso una gara. Uno, per un bug di contatti. Due, basta che sfiori leggermente un muro e si spegne il motore. No, non ci posso credere veramente. E per la seconda volta consecutiva ci ritroviamo a fare la... Ecco. La telecronaca. E va bene. Chi è primo? Chi l'ha perso tantissime posizioni? Vediamo un po'. Primo Künink. Penso di aver imparato come si dice Künink. Che ha preso un bel margine da Romy, quindi 3 alfa nelle prime 3 posizioni. Attenzione, giocano in casa e stanno giocando forte. Piccolo errore da parte di Raffaeta, che infatti si vede sorpassare da Jean-Petre, lo svizzero, sempre se svizzero, perché certe volte per essere un tende strano, per essere un bagato. Quindi König sta prendendo il largo e molto probabilmente, se non farà errori, rimarrà così a lungo, con dietro invece una bagarre apertissima di 1, 2, 3, un piccolo terzetto, ma Romy sembra aver preso un piccolo margine. Raffaeta, che se non erro è partito un po', sta un po' faticando a tenere il passo dei primi, che primi tra virgolette, perché fondamentalmente gli ultimi saranno i primi, quindi erano gli ultimi della griglia invertita. Siamo un po' l'uno perché mi sta facendo scemo, quindi attenzione, Bior con un arrembante recupero è già in terza posizione, quindi la posizione di König non è proprio sicurissima. Se Alessandro riuscisse a sorpassare Romy, credo che anche lui si chiami Alessandro o Andrea, non lo so adesso, sarebbero problemi per l'olandese, che intanto hanno preso un bel margine
Raffaetta che sta facendo un po' da tappo qui di dietro. Esattamente Stremaer che, se non erro, ha vinto in gara 1 Bonni e Vladisavljevic. Invece Combes Emanuel sembra in difficoltà. Infatti in gara 2 ha sempre trovato una certa difficoltà a recuperare posizioni. È anche vero che fondamentalmente degli ossi duri davanti, e questo è un grandissimo peccato, perché se fossi rimasto dietro o avessi passato Fanelli avrei potuto probabilmente comandare la gara in questo momento, anche perché stanno girando in 59, quindi fondamentalmente sono tempi alti. Io che più o meno riuscivo a stare sul 54 potevo fuggire via, ovviamente a netto di errori, quindi oltre danno la beffa che una vittoria mi sarebbe stata di gran lunga d'aiuto. Intanto Alessandro riesce a passare in seconda posizione, infatti il distacco da Koenig, che credo si chiama Robert, si è ridotto, non tantissimo, ma comunque quindi praticamente siamo passati da una probabile vittoria a un ritiro, quindi da un estremo a un altro. Ovviamente ringrazio e dico ovviamente per modo di dire, ringrazio vivamente Race Room, non tanto Francesco che eravamo affiancati, poteva essere un incidente di gara tranquillamente, però è successa una cosa che fisicamente è impossibile, ovviamente da rivedere il replay, ma intanto sono riusciti a sorpassare tutti i Raffaele, quindi Bonni, che ha girato un tempo altissimo molto probabilmente per sorpassare Raffaeta, che faceva tanto da tappo, infatti ha fatto 52,5. Vediamo il gruppo praticamente delle Renault, che vediamo se riusciranno a recuperare su il gruppo delle Alfa e Opel. Roma intanto perso una posizione, quindi grande recupero anche di Jean Pretre. Koenig, a meno che non stia facendo errori che gli stanno invalidando i tempi, gira abbastanza alto, però fondamentalmente se è primo vuol dire che anche in gara 1 non ha girato proprio fortissimo, quindi molto probabilmente questi sono i suoi tempi reali. E vediamo Alessandro, attenzione che anche lui mette due ruote troppo sul cordolo e parte per la tangente facendo da stuntman anche lui, come il nostro compagno di squadra Fanelli, che al momento si trova 12°. Attenzione, stava comandando la gara e sembra che non vorrei dire incidente, ma comunque quell'avventura sul cordolo l'abbia un po' demotivato. È anche vero fondamentalmente che ci sono delle bestie fameliche che gli staranno mangiando in testa. Ricapitolando, il distacco di Koenig sembra essersi stabilizzato.
con questi 2 secondi e mezzo costante ormai da un po' di giri, con Jean Pretre che si è messo in seconda posizione e ora vedremo i veri tempi, infatti 55 comincerà sicuramente a martellare se comincerà a rosicchiare mezzo secondo a giro, dato che mancano ancora più di 10 minuti e si gira, quindi mancheranno 6 giri, 6 giri per mezzo secondo, però non sembra che stia recuperando. Vediamo un po'. Sembrano dei 3 secondi, forse anche abbondanti, Quindi ha fatto qualche errorino, Pierre. Credo che si chiami Pierre, Quindi 90% le scommesse sono aperte, ma la gara è in mano a Robert, che sta conducendo con un passo non velocissimo, però costante, senza fare errori. E sta, quello che ho detto fondamentalmente io, portando i suoi frutti. Vediamo i più forti cosa stanno facendo. Manuel è riuscito a sorpassare 3 macchine. Qualcuno ha sicuramente fatto errori, perché Ghila addirittura 15esimo partiva con me nella top 4 e ora evidentemente ha fatto un errore grandissimo. Non credo che sia un problema dell'Audi, che comunque sembra avere un passo decente. Poi abbiamo un Bio che non riesce a sorpassare Jean Perret, anche perché sta girando più forte. Non credo che il tempo di Alessandro sia 1,51,7 e molto probabilmente sta commettendo molti errori. Poi Romy che sembra tener botta, ovviamente non sta facendo 2-3, quindi anche lui le sta tagliando tutte le curve. Con questo distacco vediamo un po' di quanto. Quasi 3 secondi. Mancano 8 minuti e attenzione, Alessandro 52. Gran tempo, però concentriamoci su... Dov'è? Su questa lotta che ormai va avanti da diversi giri, però dietro Romy c'è un Guiducci che sta recuperando a vista d'occhio. Prima c'erano 5-6 secondi buoni, invece sicuramente è riuscito a sgranocchiare un secondo. Infatti questo gruppo delle Renault sicuramente si rifarà sotto. Guardate che tempi. È incredibile che comunque Robert con dei tempi così alti o comunque sta tagliando e quindi non si vede il suo vero passo. Però il distacco sembra costante sui 2 secondi e mezzo, 3. Forse qualcosina in meno adesso. Dietro invece
Manuel fisso sulla nona posizione. Remayer ottavo, incredibilmente, perché evidentemente c'è Nenad che sta facendo da tappo. Vediamo se è vero. Ovviamente no, perché c'è un secondino buono. Quindi Stremayer un po' ha tirato i remi in barca. Non credo proprio che sia questo il suo passo. È vero che comunque sono tempi buoni, Io non credo che in gara sarei riuscito a scendere sotto 54. Qui ha tagliato un po'. Con dietro Manuel che ha praticamente una distesa. E però vedo un po' maccato, evidentemente c'è stato qualche contatto, probabilmente avrà anche dei danni che lo sfavoriscono dal punto di vista aerodinamico. Sta girando in 57, sicuramente non sono questi i suoi veri tempi. Ritorniamo davanti con Jean Pretre che ha rosicchiato qualche altro decimo e infatti adesso è più o meno 2 secondi, ma non credo che su 4 minuti riuscirà a farsi sotto. Quindi ottimo lavoro di Robert, e tra un taglio e un altro sta conducendo questa gara. Intanto pilota in seconda posizione ha fatto un bel 51, quindi il distacco si riduce di 1,5 secondi, ma l'Alfa ha una buona trazione in uscita, non ha un tantissimo motore, però su questa pista avere una buona trazione aiuta tantissimo. Ovviamente l'Opel non è da meno, però siamo lì, si sono un po' allungati i distacchi tra i vari piloti, infatti siamo sul secondo, anche perché fondamentalmente quando ti ritrovi in queste situazioni con piloti così veloci e forti è quasi impossibile sorpassare. Se la live sta andando molto bene, ovviamente si è bloccato tutto perché questa applicazione è stupida. E si è ridotto ancora di più il distacco, che più o meno è 1 secondo. Imbarazzante l'interfaccia di Resonum, tra le altre cose, è imbarazzante perché non fa vedere i distacchi, però così ad occhio croce siamo sul secondo, il secondo e 2. Stessa cosa con Alessandro, Bio e Romy, questo quartetto che è diviso da 4-5 secondi ed è rimasto così
ma dietro sta piano piano recuperando Guiducci, molto piano, infatti non credo che sì, a meno che grandi stravolgimenti, che rimarrà sicuramente così. Ormai sono posizioni belle che congelate, quindi diciamo quasi con matematica certezza che il podio sarà Robert de Koenig, Pierre Champêtre e Alessandro Bio. A seguire Romi, Guiducci, Bonni, non riesco a dire questa parola. Vladislav... Vladislavljevic che sembra in lotta? Eh sì, in lotta con Bonni, che molto probabilmente non è uscito malissimo. Quindi l'unica sfida nella top 10 è questa qua. Seguiamo... Ah, attenzione, errore di Bonni! Però incredibilmente, anche se ha fatto non ha veramente senso una cosa del genere. Un pilota arriva lungo eppure rimane davanti. Evidentemente Nenad si è fatto prendere, sì, insomma fondamentalmente non se l'aspettava questo errore. Vediamo chi riuscirà a uscire meglio da questa chicane. Eh, attenzione, qui ci potranno essere... lo sapevo che ci poteva essere qualcosa. Ma non è finito qua, non è finito perché è uscito malissimo Nenad, ma non credo proprio che cambierà qualcosa. Sono due auto con lo stesso motore, quindi confermo le mie predictions, si dice, con questo podio che ormai era certo che sarebbe finito così. Complimenti a Robert, che tra l'altro è riuscito anche a fare un giro pulito nel finale, abbastanza alto, ma insomma bastava e avanzava. E quindi si conclude questa seconda gara della quarta tappa con un risultato di gara 2 che non minimamente in linea con gara 1, che ha visto vittorioso stremare Bonni e Vladislavljevic, che invece hanno finito 6, 8 e 7. 6, 7 e 8 quindi. E invece probabilmente quello che ha fatto più punti, Alessandro, che è arrivato quarto e terzo. Quindi in gara 5 Aragorn, quella è un'altra cosa. Il 21, quindi abbiamo 2 settimane per imparare questa pista che io non seguo la MotoGP, quindi anche un po' demotivato, che non per le prestazioni fondamentalmente, ma per questo simulatore che non sta dando delle soddisfazioni. Le soddisfazioni ci sono state, per carità, con le posizioni primo, secondo, nei primi 2 campionati, però ci sono alcune cose che non stanno né cielo né in terra e ti buttano giù. Dai, ci salutiamo e ci si becca alla prossima. Mi spiace che, insomma, avete visto poca qualità oggi, ma purtroppo non tutto dipende da me. Dai, ragazzuoli, sgassoni, sgommoni e qualsiasi altra cosa inerente al motorsport e alla nostra Sim Gang. Vi salutiamo tutti quanti.
Ci becchiamo alla prossima. Ciao ciao.